Ragazzi, non avete idea di quanto tempo abbia aspettato questo pacchetto. Il logo vi ha fatto sicuramente già capire qualcosa e vabbè, e poi anche il titolo, ovviamente, se ci avete cliccato sopra. Flying Bear Ghost 6. Senza troppi preamboli, andiamo ad aprirla, vedere cosa c'è dentro e vi racconto anche questa lunga storia. Lunga nel senso che ci ha impiegato un po' di tempo ad arrivare. Ci vediamo dopo il jingle. 67 Lab. Ed eccoci qua con la Flying Bear Ghost 6. A qualcuno l'avevo già accennato nei messaggi in direct su Instagram che sarebbe arrivata questa stampante, che l'avrei testata. Ci è voluto un po' più di tempo del solito perché dopo che Flying Bear me l'ha inviata è rimasta ferma in dogana in Italia da qualche parte per ben 2 mesi. Dopodiché è stata rispedita al mittente, che me l'ha poi rispedita invece da un magazzino europeo, dove in meno di una settimana alla fine è arrivata a casa mia. Non vedevo l'ora di provarla, un po' in ritardo rispetto a tutte le altre recensioni di questa stampante che si sono viste in giro, ma finalmente è qua e quindi direi andiamo ad aprire la scatola e a vederla insieme. La figata di questa stampante rispetto a tante altre è che arriva praticamente montata. Prima cosa che troviamo, il cappuccio per andarla a chiudere da sopra, e adesso mi tocca cercare di capire come tirarla fuori. Imballaggio veramente spettacolare ed eccola qua. Come vi dicevo, quasi completamente montata, non del tutto. Nella scatola troviamo ancora il sacchetto con qualche accessorio, il sensore di fine filamento con la sua staffa eccetera eccetera, una microbobina di PLA, suppongo, sì, di PLA bianco, un bel manuale di istruzioni e qualche altro pezzettino, tra cui il motore dell'estrusore e un ugello praticamente completo di ricambio, più ovviamente cavi e cavetti vari. Imballi fighissimi che tenevano tutto perfettamente fermo all'interno e per fortuna, perché quando è arrivata mio figlio ha avuto l'ottima idea di farla rotolare fino in casa, per cui spero che sia tutto a posto. Povero, è stato anche gentile perché era uno scatolone pesantissimo. Dai, non mi posso lamentare. Mi ero dimenticato, c'è ovviamente anche lo sportellino trasparente da andare a posizionare qua davanti. Le cerniere sono già installate. Prima di andare a montare i pezzi che mancano, facciamo una piccola overview su quelle che sono le specifiche tecniche. Volume di stampa 250 x 210 x 210 mm di altezza, quindi già un volume apprezzabile nonostante essere una Core XY chiusa che, come vedete, è piuttosto compatta come dimensioni esterne. Stampante Direct Drive Core XY, quindi abbiamo il carrello con il ponte che si muovono nelle direzioni XY e la Z che si abbassa, quindi il piano partirà da alto per andare a scendere. Display touch a colori, connessione tramite cavo USB se vogliamo collegarlo al computer direttamente, oppure con la classica micro SD. Peccato che non sia una SD full size, le preferisco, sono più maneggevoli, diciamo, nei laboratori. Vedo dentro un adesivo che mi dice Wi-Fi, quindi suppongo che ci sia anche la connessione Wi-Fi. Interessante il fatto che, pur essendo una stampante di livello medio come costo e come caratteristiche, abbia all'interno il sensore per la fiamma. Quindi in caso di malfunzionamenti o problematiche avremo anche la segnalazione di un allarme, cosa che non si vede su molte stampanti in verità. Non abbiamo il livellamento automatico, quindi i classici 4 pomelloni per andare a fare il livellamento manuale con il nostro foglio di carta. Cosa si può ancora dire? Sensore di fine filamento per evitare di perdere le nostre stampe nel caso in cui finisca il filamento o vada magari a rompersi perché è troppo umido o cose di questo tipo. Il montaggio dovrebbe essere molto semplice perché, come vi ho detto, arriva praticamente quasi interamente montata, manca il motore, il sensore di fine filamento e il supporto per la bobina che va montato qua lateralmente. Direi a questo punto di passare al montaggio, che non starò nemmeno a farvi vedere in quanto
sono veramente 3 passi base base. Eccoci infine con la stampante montata. Il montaggio ha richiesto una ventina di minuti, ma perché ho voluto guardarmi un pochettino le caratteristiche anche per potervi raccontare qualcosetta in più. Come vi ho accennato, da montare l'estrusore, il sensore di fine filamento e il vetro davanti, più qualche pezzettino qua e là per fare il passaggio dei cavi. Allora, voglio subito, prima di accenderla, fare una nota sull'assemblaggio e sulla progettazione di questa macchina, che è veramente un gioiellino. Poi, adesso vedremo come funziona, perché come sappiamo anche nelle stampanti 3D l'abito non fa il monaco. Ho avuto stampanti meravigliose che poi alla fine stampavano un po' di merda, diciamoci la verità. Ma da quello che ho potuto vedere in questo momento ci troviamo di fronte a una stampante che, seppur essere una stampante abbastanza economica perché si porta a casa con meno di 400 euro, risulta realizzata molto bene. Allora, le cose che al momento mi hanno stupito. Vabbè, prima di tutto il fatto che sia una stampante chiusa e che effettivamente, andando a montare questo cappello, che se devo dirvi la verità una volta montato è orribile, però ha la sua funzionalità, risulta essere effettivamente una stampante completamente chiusa, il che ci permette con un adeguato preriscaldo di portare anche la camera a una temperatura leggermente più alta. Magari andremo a mettergli un termometro dentro poi per andare a vedere. E il fatto di avere la camera a una temperatura leggermente più alta ci permette di provare a stampare anche materiali un pochettino più ostici, come per esempio l'ABS, che richiede una temperatura altissima del piano di stampa, quindi almeno un centinaio di gradi, e in teoria un volume chiuso proprio per andare a mantenere la temperatura costante ed evitare che il materiale si raffreddi troppo in fretta. A parte questo, dal sensore di filo e filamento vediamo che si sviluppa questo tubo che non è un Bowden, ma è semplicemente una guida che ci porta il filamento all'interno dell'estrusore. Estrusore che, come vi dicevo, è un gioiellino perché sembra realizzato piuttosto bene. Vi faccio un filmato col telefono in modo da vederlo da vicino e a raccontarvi quei due dettagli che lo fanno leggermente diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso. Allora, guardate qua davanti, innanzitutto la realizzazione, che come vedete è molto compatta e sembra veramente molto solida, seppur essere in plastica, credo in ABS. Nella parte anteriore abbiamo anche una parte trasparente che ci permette di vedere quello che accade all'interno della gola dove passa il filamento, dove vediamo le due ruote che mi fanno il trascinamento del filamento, che se andiamo a vederle dai due lati vedete che sono zigrinate sia una che l'altra. Abbiamo quindi di fatto un dual drive che ci permetterà di evitare il più possibile gli slittamenti del filamento. Quindi non dovremo avere grossi problemi di sottoestrusione anche con retrazioni piuttosto veloci e piuttosto lunghe. Sempre guardando qua lateralmente vediamo che il rapporto di riduzione è abbastanza alto, infatti vediamo che c'è una ruota molto grande. In più anche il diametro della ruota stessa di trascinamento vedete che è altissimo rispetto alle solite ruotine da, lasciatemi dire, 8 mm, 10 mm, non le ho mai misurate, ma più o meno a occhio saremo intorno a quelle dimensioni. Quindi questo mi fa essere ancora più curioso di andarlo a provare, vedere come funziona, perché sembra promettere molto bene. Andando a vedere i dettagli, portina in plexiglass personalizzata con gli adesivi, con il portellino magnetico che quindi va a chiudere abbastanza bene. Non andiamo a sigillare, non c'è nessuna guarnizione, a meno che non la vogliamo andare ad aggiungere noi. Bisognerà aggiungere qualcosa però di molto sottile per evitare di compromettere il funzionamento proprio del magnete. Piatto in vetro tipo Super Base, quindi sappiamo che se realizzato bene funziona anche molto bene. E infine la scocca intorno all'hot-end con due ventole di raffreddamento per il materiale incanalate qua sotto attraverso questo pezzo in plastica, e la ventola frontale invece per il raffreddamento proprio dell'hot-end. Il piatto di stampa, pur essendo relativamente grande, perché come vi dicevo 250 mm di larghezza e 210 di profondità, è mosso da un solo motore, il che potrebbe essere un piccolo svantaggio per quanto riguarda proprio la potenza del motore stesso, ma è sicuramente un vantaggio per quanto riguarda la planarità del piano, in quanto
Tutte le volte che ho avuto una doppia vite per l'asse Z, è vero che abbiamo una certa stabilità nel movimento, ma l'andarla a sincronizzare non è mai semplicissimo. Me lo ricordo sulla Anetta 8, la vecchia e gloriosa Anetta 8, me lo ricordo sulla Tronxy X5 SA Pro, dove con un piano da 330x330 eravamo obbligati praticamente a utilizzare due motori, ma dove tutte le volte che dobbiamo andare a fare una calibrazione dobbiamo anche fare molta attenzione all'altezza del motore destro e del motore sinistro prima di andare a fare tutti i livellamenti. Vado a togliere la pellicola dal display perché voglio andare a vedere con voi questo display touch a colori. Accendiamo la stampante per la prima volta. Ventole abbastanza silenziose per adesso, ovviamente è ancora tutto spento, diciamo, la parte di riscaldamento, per cui abbiamo la ventola al minimo. Display molto bello, con delle icone, passatemi il termine, un po' giocose, ma veramente molto leggibile, anche adesso che lo sto guardando molto di traverso, e molto piacevoli da vedere. Andiamo a far partire un preriscaldo, tanto per capire un pochettino come sono i rumori. Preriscaldo per il PLA, 190 gradi per l'hotend, 60 gradi per il bed. Nella parte alta del display una barra di stato ci indica le due temperature che stanno salendo abbastanza velocemente. Alimentatore da 300 watt, quindi abbastanza generoso soprattutto per un bed di queste dimensioni. Mentre preriscalda, torniamo indietro, la freccetta nell'angolino non è comodissima, ma ci accontentiamo e andiamo a vedere per esempio cosa troviamo nei tool. La prima cosa che troviamo nel tool è il livellamento del bed, andiamo a provare a farlo per esempio. Andiamo a provare per esempio a fare un azzeramento, Home X, Y e Z e vediamo cosa succede. Motori piuttosto silenziosi a sentire così. Anche la meccanica per quanto riguarda gli end stop è fatta molto bene. Soprattutto sulla Z abbiamo questo nottolino che ci serve per andare a fare la regolazione dello zero della Z, quindi sollevando e abbassando questo riferimento riusciamo a regolare già in parte lo Z offset, diciamo a fare la regolazione quella grossolana. Per fare il livellamento nel menu tool la prima cosa che troviamo è proprio il leveling. Andando a premere vedete che abbiamo i 4 punti di riferimento e poi la possibilità di andare a regolare lo Z offset. Proviamo a cliccare uno dei due punti. Viene fatto un azzeramento, dopodiché va a portarsi in posizione. E ovviamente con un foglio di carta, in questo caso il foglio che era a protezione della macchina, e c'è anche scritto che è possibile utilizzare questo foglio, andiamo a fare il livellamento del primo punto. Vi dico la verità, non ero più abituato a fare queste regolazioni in modo manuale, in quanto le due stampanti che vedete là dietro con il livellamento automatico mi hanno un pochettino tolto questa abitudine. E dopo circa 4 giri di regolazione sono riuscito a fare anche la calibrazione del piatto. A questo punto io tornerei sul menu principale e andiamo a provare a caricare il filamento, e direi che per la prima prova vado a utilizzare il filamento che mi viene fornito con la stampante, anche se sono sempre di pessima qualità. E andiamo a vedere il primo filamento e sembrerebbe funzionare. Direi stop, e così, senza saperne leggere né scrivere, io direi faccio partire la stampa dell'oggetto che c'è qua dentro, che neanche so cosa sia. Dopodiché vado a provare la stampante per qualche tempo e ci rivediamo qua per dei risultati un pochettino più concreti. Rieccoci in laboratorio dopo qualche giorno, anzi vi dico la verità, dopo più di una settimana, perché nel frattempo ho avuto un pochettino di cosette da fare. Però finalmente vi posso dare la mia personale valutazione sulla Ghost 6, questa stampante le cui caratteristiche avete appena visto nella prima parte del video. Innanzitutto faccio una piccola premessa, ovvero ho avuto un po' di problemi inizialmente con questa stampante perché tutte le stampe dopo una mezz'ora circa andavano miseramente a fallire. Fortunatamente ho scoperto il motivo. Il motivo non è assolutamente la stampante, ma è stato questa bobina che è la piccola bobina di PLA che viene fornita insieme alla stampante. E io non ho ancora trovato sinceramente un fornitore di stampante che con la stampante vada a fornire un materiale di buona qualità. Io non so se fosse umido,
se sia proprio il materiale in sé che sia scadente, ma tutte le stampe andavano a fallire. Ad un certo punto iniziava a sottoestrudere per poi nel giro di 3-4 layer andare a perdere completamente l'uscita del filamento. Colto dalla disperazione ho fatto la prima prova che mi è venuta in mente, ovviamente, che è stata prendere una bobina di materiale che sapevo funzionare bene, in questo caso un PLA Plus di Saint-Lô, e andare a ripetere le prove. Ovviamente prima sono andato a pulire il nozzle come si doveva per evitare di avere residui o cose del genere all'interno, ed effettivamente una volta fatto questo la stampante è partita a stampare e anche molto bene. Non ho più avuto problemi di sottoestrusione, non ho più avuto problemi di alcun tipo, per cui dopo qualche stampa posso finalmente andare a dire cosa penso di questa stampante. Non fidatevi dei materiali che trovate all'interno delle confezioni, io non ne ho ancora trovato uno che valga la pena andare a utilizzare. Detto ciò, ho raccolto qualche stampa, come vedete non sono molte, ma ho preso le più significative, con le quali sono andato a testare la stampante così out of the box, senza alcuna calibrazione, e devo dirvi che è una di quelle che appena tirato fuori dalla scatola mi ha dato grosse soddisfazioni. Ho tenuto qua con me le stampe più significative, Cali Cat, Cali Dragon, animaletti vari per la calibrazione. Ho tenuto questo Air Spinner, che è un oggettino che utilizzo ogni tanto per andare a testare proprio la precisione delle stampe, perché è una delle poche stampanti che mi ha fatto uscire questo oggetto così come lo vedete, già libero, già con i giochi corretti e subito utilizzabile, senza dover ricorrere a calibrazioni di estrusione, flusso e cose di questo tipo. Andiamo a vedere un po' queste stampe da vicino. Iniziamo dal Cali Dragon, con il quale possiamo andare a visualizzare la qualità della stampa a livello di superfici un pochettino più complesse, quindi ci sono tutte le scaglie del drago eccetera. Vedete che la qualità è piuttosto buona, ha retto bene anche gli overhang, pochissimo stringing, ce n'era un po' sulle corna, ma di quelli che venivano via con il semplice tocco, c'è ancora qualcosetta qua in mezzo alla coda, ma al di là dello stringing, che dipende più dal filamento e dalle impostazioni che non dalla stampante, vedete che invece le superfici curve sono realizzate veramente molto bene, e anche i piccoli particolari, come per esempio le corna, riportano una qualità molto buona. Tanto per continuare con gli animali di calibrazione, passiamo al Cali Cat, che ho stampato ben 2 volte, in verità per errore, pensavo di aver fatto partire il draghetto. Anche in questo caso qualità decisamente buona. In verità nella parte posteriore vediamo qualche ondulamento, ma sono certo che sia qualcosa che si possa andare a risolvere semplicemente lavorando sullo slicing. Anche i piccoli dettagli, guardate il naso, guardate i baffi eccetera eccetera, sono rimasti veramente bene. Andiamo a prendere 2 misure così tanto per provare. Leggermente ciccia, 20,15, quindi abbiamo circa 1/10 sia su un lato che sull'altro per quanto riguarda le dimensioni, 1,5 decimi. La coda che dovrebbe essere 5x5, anche qua abbiamo 1 decimo in una direzione e nell'altra. Sicuramente andando a calibrare un pochettino gli assi riusciamo a risolvere anche questa cosa. Ho notato che l'altezza, che dovrebbe essere 35, è venuta circa scarsa di 1 decimo, do la colpa probabilmente a un pelino di elephant foot che abbiamo nella parte inferiore. Però nulla di drammatico, diciamo che, come vi dicevo, per essere stampe realizzate senza calibrazioni di nessun tipo mi posso ritenere decisamente soddisfatto. Vi dicevo, questo Air Spinner è un oggetto che vado a provare a stampare ogni tanto sulle stampanti per capire il flusso come stia andando, in quanto è un oggetto che staccato dal piano dovrebbe essere subito libero, ma su moltissime stampanti mi sono trovato praticamente tutto inchiodato, proprio perché tantissime stampanti arrivano con il flusso non regolato correttamente. Un risultato così direttamente fuori dalla scatola lo trovo veramente apprezzabile. Ultimo test che ho fatto, perché non vi voglio annoiare tantissimo oggi, è questo vitone. Il vitone con la filettatura fatta in 2 direzioni. Infatti abbiamo una vite destra e una vite sinistra che si vanno ad avvitare, una in un senso e l'altra nell'altra direzione. Oggetto meccanico molto particolare che per di più anche in questo caso mi dà un buon feedback su quelli che sono i giochi, su quelle che sono le accuratezze dimensionali nelle varie direzioni. E devo dire che scorre tutto molto bene. Tra l'altro fighissimo questo oggetto, per quanto completamente inutile. Anche la versione più bassa delle ghiere, una in un senso e l'altra nell'altro,
vedete che si muovono perfettamente. E anche in questo caso, andando a guardare la qualità delle superfici, calcolate che qua è stampato a 0,2 e ha uno sbalzo che secondo me è intorno ai 50, più di 50 gradi su ognuno di questi. La qualità, andiamo a vederla se riusciamo un po' più da vicino, è veramente ottima. Quindi stampante che devo dire mi abbia veramente soddisfatto dal punto di vista qualitativo. L'estrusore si è dimostrato all'altezza, con i due ingranaggi che vanno a tirare il filo sovradimensionati e tutta la meccanica, tutta la trasmissione che va a ridurre di parecchio il numero di giri rispetto al motore, ha veramente un'ottima coppia che riesce a trascinare in qualsiasi modo il filamento, a parte questa porcheria qua. Su Cura non esisteva un profilo preconfezionato per questa stampante, sul manuale ci sono le istruzioni per andare a impostare i vari parametri. Quello che vi consiglio e che non viene specificato nel manuale è di andare a lavorare un pochettino sulla retrazione, perché di base è regolata con parametri molto alti, quindi 6 mm di retrazione a 25 mm al secondo. Io sono andato a modificarlo, visto che stiamo parlando di un direct drive piuttosto prestante, l'ho portato a 2 mm e 35 mm di velocità. Secondo me si può ancora velocizzare un pochettino. Non l'ho testata a velocità altissime, tutte le stampe che vedete le ho fatte piuttosto lente, sono stato sugli 80 mm al secondo, ma da specifiche dovremo riuscire ad arrivare, ed effettivamente con una Core XY si dovrebbe riuscire a fare, fino a 150 mm al secondo. Cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto? Allora, mi è piaciuto tantissimo avere il box chiuso. Vedete che ho inserito qua davanti un piccolo termometro, non state a guardare l'umidità adesso perché qua in laboratorio l'umidità è sempre piuttosto alta, ma ho messo il termometro proprio per andare a testare la temperatura del box nel momento in cui andiamo a chiuderlo con il suo cappello. Cappello che tra l'altro nelle mie mani da fata è durato mezz'ora, perché alla prima apertura sono riuscito a spaccargli due denti. Colpa mia, assolutamente. Cappello che esteticamente, vi devo dire, non è che mi faccia impazzire, però che ci dà la possibilità di andare a sollevare la temperatura all'interno, e sono riuscito ad arrivare intorno ai 36-38 gradi dopo un po' di tempo che la stampante fosse accesa, cosa che ci può permettere di andare a stampare anche materiali ostici, come ho detto anche nella prima parte del video, come per esempio l'ABS, che richiede che l'ambiente di stampa, che il volume di stampa rimanga a temperatura un pochettino più alta. Acceso la stampante, per dirvi, molto carina l'interfaccia dello schermo touch, tutta a colori, tutta molto intuitiva. Non mi fa impazzire il fatto che il display sia resistivo, però ce la facciamo andare bene. Diciamo che in laboratorio, anzi calcolando che potremmo avere addosso dei guanti o cose di questo tipo, può essere un vantaggio avere un touch resistivo. Nel 2023 mi fa storgere un pochettino il naso. Comunque sia molto comodo e, come vi dicevo, molto intuitivo da utilizzare e da navigare. Altra cosa che non mi ha fatto impazzire è il sensore di fine filamento. Cioè il sensore in sé funziona perfettamente, ma montato in questa posizione con questa vite lui poteva andare a spostarsi lateralmente, cosa che mi dà sì un pochettino di gioco e ci sta per andare a prendere il materiale dalla bobina e tirarselo dentro perché va a girare. Il problema è che quando andava verso l'esterno il metallo del supporto andava a raschiare un pochettino il filamento, andando a rovinarlo, lasciavamo proprio alcuni riccioli di materiale in questa posizione. Cosa molto semplice da ovviare, io sono andato a prendere un pezzettino di tubo di gomma, un pezzettino di Rilsan, e l'ho posizionato qua sopra in modo da limitare la corsa. È vero che andiamo a entrare un po' peggio col filamento quando andiamo per esempio a tirare da posizioni più esterne, però non abbiamo più questo problema, che tra l'altro faceva anche un pochettino di rumore molto fastidioso. Ultima cosa che manchi, una calibrazione automatica del piatto, cioè ci sarebbe stata bene, diciamo. Non è essenziale perché la macchina è anche abbastanza stabile da quel punto di vista, ma non mi sarebbe dispiaciuta come feature aggiuntiva. Un sensore così non è un costo eccessivo, Flying Bear secondo me avrebbe potuto pensare di andarlo a inserire. Per il resto veramente un'ottima stampante.
Ultima cosa, il prezzo, sicuramente allineato alla qualità, alle feature, eccetera, prezzo che si aggira intorno ai 300 euro, a seconda di dove si compra, a seconda dell'offerta del momento. Per esempio intorno ai 300 dollari, 305 dollari in questo momento sul sito ufficiale che comunque spedisce anche da Europa. 300 euro per una stampante semichiusa, con le caratteristiche di cui abbiamo parlato come un buon volume di stampa e la possibilità di andare a stampare materiali un po' diversi dal solito, come l'ABS che richiede appunto un volume chiuso o un TPU che predilige i direct drive, direi che è veramente buono. Altro vantaggio che non avevo menzionato, la compattezza, perché è veramente piccola, veramente un bel giocattolino, anche molto bello da vedere, almeno finché non gli mettete il cappuccio, che il cappuccio diciamo che poteva essere qualcosa di meglio. Chissà che magari non vada a realizzare una chiusura fatta in compensato, per esempio, magari me lo taglio col laser o qualcosa del genere. Se faccio un progetto magari ve lo faccio vedere in uno short o lo pubblico su Instagram, quindi andatemi a seguire anche lì. Detto ciò, credo di avervi detto tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un messaggio qua sotto, se vi serve qualche informazione aggiuntiva non esitate a chiedermelo nei commenti, sapete che cerco di rispondere sempre a tutti. E ovviamente graditissima l'iscrizione al canale per non perdervi nemmeno un video e nemmeno un contenuto. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!